Ciao amici, bentornati sul canale YouTube dedicato alle radio amatoriali e professionali. Oggi parleremo di CB e lo faremo con l'Alan 48, il modello nuovo di Alan 48, non il vecchio modello old. CB 40 canali, AM/FM, 4 watt di potenza. Faremo l'unboxing, proveremo la potenza con lo strumento e la sensibilità. Lo confronteremo anche con il vecchio modello di Alan 48. Prima di cominciare però volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di mettere un like al video. Eccoci pronti per l'unboxing. Abbiamo i soliti adesivi, e la guida all'uso. Bene, guida all'uso. Per il momento non ci serve e non ci servirà. Poi, eccolo qua. Bellissimo. Hanno mantenuto esattamente la stessa serigrafia e la stessa estetica del modello vecchio. Quindi il volume, connettore microfono a 4 poli, squelch, RF gain, M gain e i 4 pulsantini uguali. E troviamo i soliti connettori antenna, speaker e alimentazione. Sui lati le guide per il montaggio della slitta. Eccola. Il cavo di alimentazione, e anche questo è sempre uguale, e il microfono in vecchio stile, anche questo uguale, dinamico, con impedenza 500 ohm. E la clippettina. Allora, proviamo a dare alimentazione e lo accendiamo, vediamo com'è l'illuminazione del display. Eccoci amici con la radio accesa. Con la illuminazione bianco-azzurrina, bellissima. Siamo sul canale 25, attualmente in AM. Ok. E vediamo che trasmettendo, appunto, trasmettiamo a 27.245. Adesso proveremo anche la potenza. Adesso effettuiamo una prova della sensibilità in ricezione dell'apparato, ovvero quanto è sensibile l'apparato col segnale minimo affinché riesca ad aprire lo squelch. Adesso abbiamo impostato lo squelch, così è tutto aperto. Ok. Chiudiamo, ecco, appena al minimo che riesca a silenziare. Ok. Impostiamo lo strumento, la frequenza di trasmissione 27245, che è il canale 25, e generiamo un livello di segnale di meno 123 al momento dBm, e vediamo che riesce neanche ad aprire lo squelch. Aumentiamo appena, ecco, con meno 119 riesce ad aprire lo squelch. Diminuendo poi il segnale si perde. Se noi togliamo, azzeriamo lo squelch, sentiamo che lo riceviamo ancora comunque. Meno 125 è il limite minimo dell'apparato, sotto non va. Ok. Lo squelch al minimo.
minimo, abilitiamo, e anche con 124, 125, proviamo, così appena appena. Apre anche a meno 125. Vediamo che il segnale sulle Smith, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Non si vede, forse così, è a 0. Difficile metterlo a fuoco. Ecco, forse ce la fa. Così, a 0. Ok. Rimane a 0. Verifichiamo anche la scala delle Smither, a quanto corrisponde. Ecco, ad esempio, un segnale che sulle Smither corrisponde a S3 sarebbero meno 107 dBm. Ok. Adesso, per fare una comparazione, ho preso un Alan 48 vecchio modello. Non è la primissima serie in quanto ha già l'illuminazione sul display, ma comunque è un Alan 48 di tipo old. Allora, lo accendo sempre sul canale 25 in FM e metto lo squelch anche qui al minimo. Ok, ci siamo. E accendo il segnale per vedere che sensibilità ha anche qua. Vediamo che con meno 120 non apre lo squelch. Proviamo ad aumentare. A meno 111 ha aperto lo squelch con un segnale tra l'1 e il 2. Questo sicuramente dipenderà anche da come è tarato l'apparato. Essendo vecchio sicuramente non è messo al meglio. Se apriamo tutto lo squelch e scendiamo col segnale, sentiamo fino a quando riusciamo a percepirlo. Comunque sentiamo che a meno 123 il segnale è completamente immerso nel rumore. Quindi la ricezione di questo modello è, diciamo, di questo esemplare, perché poi appunto essendo vecchio non è completamente tarato al meglio, è inferiore rispetto a quella dell'Alan 48 nuovo. Ok amici, abbiamo collegato il nostro Alan 48 all'analizzatore, sempre sulla frequenza 27.245. Qui leggiamo la potenza trasmessa. Prova 1, 2, 3, prova 3.6 watt. 3.6 watt. E leggiamo anche l'errore in frequenza, cioè quanto si discosta il segnale trasmesso dal 27.245, che è 0.018 kHz, quindi pochissimo, è molto preciso. Prova. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo video sul Alan 48. Come abbiamo visto, la nuova versione di Alan 48
ha una sensibilità notevolmente migliore rispetto alla 48 vecchia versione, modello old, o almeno del modello dell'esemplare che ho avuto io in mio possesso per fare il test, diciamo che avendo i suoi anni sicuramente non ha più la taratura che aveva di fabbrica all'inizio. E per il resto devo dire che è un apparato che è riuscito molto bene, insomma, con cui mi trovo anche bene da utilizzare, la potenza, insomma, non è a livello di potenza d'uscita, invece appunto non è come i vecchi apparati della 48 volt che anche a livello di modulazione erano un po' più, diciamo, un po' più spinti e davano fuori qualcosina in più, comunque siamo sempre intorno ai 4 watt, quindi andiamo bene. Se il video vi è piaciuto mettete un like e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale. Ciao al prossimo video!